A livello ideologico, la città più importante della Siria è Assur, la sede del dio tutelare, Assur appunto, dove ci sono anche le tombe dei re. Però durante il primo millennio la capitale venne spostata più a nord. La prima fu a Calcu, la moderna Nimrud, ma poi con Sargon II venne costruita una capitale ex novo, la città di Dur Sharrukin, la fortezza di Sargon, che ci permette di vedere come era organizzata un'antica capitale assira, perché fu costruita e abitata per pochissimo tempo, in quanto alla morte in battaglia di Sargon venne abbandonata da suo figlio che si spostò a Ninive. La città di Dur Sharrukin, che corrisponde al moderno sito di Khorsabad, si componeva di una vasta città bassa estesa su oltre 300 ettari, circondata da imponenti mura nella quale si aprivano almeno 7 porte urbiche. A cavallo di queste mura si trovava una cittadella sopraelevata, anche essa circondata da mura, nella quale c'era il monumentale Palazzo Reale e i templi. Il Palazzo Reale era decorato da splendidi ortostati scolpiti, molti dei quali sono visibili oggi al Louvre. La città però fu abbandonata senza essere completata per la morte misteriosa di Sargon. Suo figlio decise di trasferire la capitale in un'altra città importante della Siria, Ninive. A Ninive Sennacherib fece costruire un enorme palazzo, noto come Palazzo senza rivali, e i re che gli seguirono ne fecero costruire altri, ognuno fece costruire un proprio palazzo, ognuno di questi decorato da splendidi rilievi. Sono famosissimi quelli di Assurbanipal, con le scene di caccia, per esempio. I palazzi formano un primo monticolo, Tel Kuyunjik, quello in cui iniziò l'avventura dell'archeologia orientale. Più a sud, però, si trova un'altra collina, sempre di origine antropica, Tel Nebi Yunis, la collina del profeta Giona, che nasconde un altro palazzo, questo riservato alla raccolta del bottino proveniente dalle conquiste, ai tributi che venivano dai re stranieri o alle grandi adunate dell'esercito. In questo modo veniva ripresa un'antica tradizione assira che vedeva da una parte il palazzo reale e dall'altra il palazzo militare.